Benvenuti e bentornati sul canale, io sono Vincenzo, in questo video dedicato ancora al Mini 2 nella versione Flymore Combo, come abbiamo già anticipato nel video precedente dove abbiamo fatto l'unboxing. Vi lascio il link alle schede qui in alto a sinistra. In questo nuovo video parleremo sempre di lui, quindi con la configurazione iniziale, apriremo l'app ufficiale DJ Fly, smanetteremo un pochino in questa app tutta in italiano, per fortuna, e niente, prepariamo questo bel drone al volo. Colgo l'occasione per chiedervi un like qui, magari iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere aggiornati anche sui video futuri che faremo. Ciao ancora, buona visione! Apriamo il vano batteria che abbiamo appunto caricato ieri, lo mettiamo nel suo alloggio qua. Ecco qua il nuovo LED e abbiamo anche il LED posteriore. Ok, ora colleghiamo il nostro smartphone. Qui abbiamo il cavetto appunto per iPhone, in questo caso molto comodo il nuovo alloggio. Eccolo qua, colleghiamo il cavetto, accendiamo il radiocomando, andiamo su DJ Fly, armiamo appunto il nostro drone con un clic e poi un link più prolungato. La DJ, ecco già riconosciuto appunto, facciamo a consenti, qui abbiamo la mia email, drone attivo, facciamo salta, mi chiede subito l'aggiornamento appunto del nuovo firmware, facciamo aggiorna, come vedete è velocissimo. Questa versione che ho comprato io è la Flymore Combo, appunto il DJI con tutti gli accessori, con il caricatore di 3 batterie, eliche aggiuntive, lo zainetto. Vi dico queste cose nel frattempo che lui si aggiorna. La borsa è quella che vi ho fatto vedere appunto prima già nella descrizione, molto carina e molto comoda e ben fatta, utile per metterci dentro sia le 3 batterie sia il radiocomando e tutti gli altri accessori. In questo momento siamo al 55%, si sta aggiornando. Devo dire che la costruzione di questo nuovo radiocomando mi piace tantissimo. Qui c'è la possibilità appunto di mettere gli stick una volta svitati, l'attacco USB-C, Type-C come molti dicono, il nuovo alloggiamento, quindi avere il display o comunque il telefonino sopra anziché sotto come al Mavic 1 o il DJ Mavic Mini, scusatemi, ma ancora è difficile abituarsi a questo nuovo nome. Appunto il nuovo si chiama DJ Mini 2, eccolo qua. L'altro invece si chiamava DJ Mavic Mini, quindi hanno tolto la parola Mavic in queste nuove versioni. Questo radiocomando viene utilizzato sia sul DJ Mini 2 e sia sull'Air 2. Sopporta l'OcuSync 2. Abbiamo il 4K finalmente a 30 fps come novità. Poi abbiamo i nuovi quick shot, quindi abbiamo il panorama che
sono sempre quelli, 249 grammi. Abbiamo 30 minuti dichiarati dalla casa madre, il 10 km, quindi OcuSync 2 come segnale di trasmissione. Qui abbiamo sempre il suo caricatore che può essere utilizzato anche come power bank. Siamo al 67%. Continuiamo l'aggiornamento. Durante l'aggiornamento noterete che farà diversi beep che escono appunto da questa, sembra una presa d'aria, una retina, quindi è per far uscire l'audio. Qui abbiamo la specifica che questo è il Mini 2 CE, quindi non FCC. Ok, sembra aver finito. Aggiornamento completato, spegnimento automatico. In effetti notiamo i LED del nostro Mini 2. Riavviare il drone, quindi a questo punto dobbiamo premere nuovamente sul bottone sotto la pancia del drone. Doppio clic, eccolo qua. Farà sempre il solito e classico rumore o suono appunto della DJI. Aggiornamento completato, seleziona, consenti. Ok, adesso stiamo praticamente vedendo quello che in effetti il drone sta vedendo. Bene, entriamo nell'app e vediamo le prime impostazioni da vedere e da controllare del nostro drone. Clicchiamo qui, abbiamo altitudine 120, distanza 2000. Prima di iniziare il ritorno automatico il drone porterà l'altitudine 100 metri, possiamo anche abbassarla tipo a, facciamo 60 metri, quella che io preferisco. Bussola normale, IMU, sblocca geografico, trova il mio drone, comandi metrico. Qui c'è la possibilità di cambiare il colore del LED anteriore, appunto come abbiamo anticipato anche su altre cose. Può diventare appunto arancio, blu, verde, viola. Lo lasciamo sulla versione chiara e lo mettiamo al cobalino disponibile fisso, pulsante, va bene fisso, scusate, pulsante. Modalità gimbal follow, FPV. Lo testeremo, faremo appunto diversi video con le varie impostazioni, quindi follow ed FPV, calibro, stabilizzazione. Faremo tutto questo anche un po' all'esterno. In caso di perdita della connessione si può fare riconnetti il drone da questo punto qua. Fotocamera ha la possibilità di fare le fotografie, di scattare foto in formato solo JPEG oppure JPEG più RAW. Preferisco vedere la modalità dei JPEG e RAW. Per le fotografie preferisco il 4/3. Istogramma molto utile, avviso di sovraesposizione in questo caso non la mettiamo. Per quanto riguarda le griglie mi piace la modalità con la regola dei terzi, si possono mettere anche più griglie ma noi lasciamo soltanto quella con la regola dei terzi. Bilanciamento del bianco lasciamo automatico. Poi faremo altre prove e altri test. Sincronizzazione automatica foto in HD, anche questo vorrei provarlo. Qui abbiamo la possibilità di formato, formatta la scheda, la SD. Quindi in questo caso l'abbiamo formattata, abbiamo un 128 GB, ne riporta 118-119 disponibili. Cache in registrazione sì, massima cache 116 GB, tanto ne abbiamo di giga a disposizione. Andiamo a vedere trasmissione e in questo caso vi consiglio di lasciare il doppia banda. Usciamo da qui e andiamo nella modalità, quindi foto, abbiamo scatto singolo, fatto A e B e scatto a tempo, con la possibilità di mettere il tempo desiderato, 5 secondi, 7 secondi, quindi lui andrà a scattare delle fotografie in base appunto al tempo impostato. Lasciamo su scatto singolo, poi andiamo sulla modalità video, quindi abbiamo il 1080 con la possibilità di 24, 25, 30 fps, 48 fps, 60 fps, frame per secondo.
e questo c'era anche sul Mavic Mini. Poi abbiamo il 2,7K come sempre 24, 25 e 30 e la vera novità sta sul 4K appunto che prima non c'era. Noi lasciamo il 4K a 30 fps. I quick shot sono attivabili soltanto una volta che il drone è in volo, quindi lasciamo questa impostazione. Anche la modalità panorama fa parte dei quick shot che va vista una volta in volo, quindi usciamo da questa possibilità. L'altra novità che abbiamo appunto è questa qua dello zoom, cosa che prima appunto non c'era, quindi abbiamo la possibilità di zoomare un oggetto quindi da qui. Un'altra impostazione molto comoda è questa qua, quindi si può scegliere di scattare o registrare video in automatico oppure andare a personalizzare, quindi modificando appunto l'ISO e l'esposizione e anche appunto l'otturatore. In questo caso lasciamo auto per fare poi i nostri test. Da play è possibile andare a vedere tutti i file che noi abbiamo visto, la mappa che va a individuare tutte le zone dove siamo e anche dove è possibile volare, quindi bisogna stare molto attenti. Qui abbiamo un aeroporto militare tra l'altro e quindi molto comoda questa versione della mappa dove già ci fa vedere le zone dove è possibile volare e dove non. Un'altra delle impostazioni importantissime a mio avviso sono questo interruttore che ci cambia la modalità di guida, quindi Cine, Normal e Sport Mode, e lo vedete anche indicato qui sopra, quindi quando cambia anche qua. Bene, abbiamo finito di configurare il nostro drone, non ci resta che provarlo sul campo, quindi scegliamo un bel posto dove fare il primo volo, vediamo come si comporta questo DJI Mini 2, proviamo le varie impostazioni. Vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanella, rimanete connessi perché nel prossimo video faremo alcuni test di volo, quindi proveremo i quick shot, proveremo il 4K a 30, proveremo il 1080 a 60 fps. Mi incuriosisce perché sul DJI Mavic Mini non ho mai provato il 1080, non ho avuto modo, ma ci rifaremo subito con il Mini 2. Ciao ancora, alla prossima!